Widzimy się później w tym pokoju. Allora, non sono mai stato una persona competitiva, probabilmente per questo non ho nemmeno accettato di lavorare nel team della Formula 1 della Ferrari, perché era l'opportunità che avevo quando sono arrivato in Italia, e ho preferito iniziare in Lamborghini come operaio perché la mia visione era quella di cercare di disegnare, di lavorare in questo mondo delle supercar e disegnare le macchine. E dico che non sono mai stato competitivo perché la competizione con gli altri non mi è mai interessata. La competizione era già da ragazzino e anche lo è adesso solo con me stesso, ed è quello che cerco in qualche modo di trasmettere ai colleghi, no? Cercare di fare il meglio che possiamo fare per noi, per il nostro prodotto. Perciò ho un enorme rispetto per la storia di tutti i brand. Cioè, in questa zona nella Motor Valley abbiamo veramente la storia, più di 100 anni di Maserati, 75 anni di Ferrari, quasi 60 anni di Lamborghini. C'è una storia ricchissima che io ammiro, che è una fonte anche di ispirazione, che amo, però non mi interessa fare le cose per competere. Sì, ricordo questi momenti meravigliosi al Salone di Ginevra. Era un sogno che avevo da quando proprio ero un bambino, perciò poter vedere questa macchina in quel contesto, poter vedere i miei figli, la mia famiglia, i miei amici, i colleghi con cui avevamo quel piccolo team con cui abbiamo fatto tantissimi sforzi per poter fare questa macchina, per poter portare avanti questo progetto. Pensavo a Fangio, insomma è stato un momento veramente emozionante e che logicamente sono quelle cose che è difficile dimenticare. Diciamo che quando hai una forte passione, ma forte, quando ami profondamente quello che fai e diciamo ti impegni, no? Nel tuo piccolo, da piccolo e anche sempre, no? In maniera costante, disciplinata, diciamo il coraggio è una cosa che praticamente è naturale, ok? Ci vuole logicamente sempre un po' di follia, ecco perché quando siamo giovani ce l'abbiamo di più, ed ecco perché invito anche a tutte le persone giovani a avere un po' di follia, seguire la propria intuizione, la propria passione. Comunque la passione è una fonte di energia enorme, perciò non ha una misura. Vuol dire che più forte questa passione, più facile è poter raggiungere certi traguardi, piccoli o grossi che siano. Diciamo che l'incontro con Fangio già dalla prima volta è stato un incontro molto ricco di energia, molto grande, con una grande energia. Fangio era per noi argentini un idolo, ma un po' un idolo per tutti gli appassionati di macchine, ma era anche un grandissimo uomo, cioè una persona di grande umiltà, semplice, una persona che non stava né più alto né più basso, ti guardava alla stessa altezza, ed è una persona che ha creduto in me, perché lui quando ha fatto queste 5 lettere di raccomandazione me l'ha detto, dice: è la seconda volta che faccio una lettera di raccomandazione, ne ho fatto tante di presentazione, e quello per me è stato da una parte uno stimolo, dall'altra parte una grande responsabilità, perché un uomo come lui che si prende un impegno nei tuoi confronti, quasi non ci conoscevamo, perciò è stato veramente molto forte per me e lo è tuttora. Infatti quando salgo nel mio ufficio sulla scala c'è la sua foto e la guardo sempre con enorme rispetto, ecco, anche con un po' di paura
di non aver fatto tutto quello che magari lui forse si aspettava, oppure non lo so. Comunque, e poi è stato anche molto importante nello sviluppo della Zonda, perché la macchina si doveva chiamare Fangio, è stata stimolata da lui mi ha dato dei passi per come fare questa macchina, quello che secondo lui doveva essere una macchina di questo tipo, e credo che questa unicità che aveva questa macchina era un po' legata anche al suo modo di pensare. Lui diceva: devi fare una macchina comoda, devi fare una macchina facile da guidare, una macchina intuitiva, non ti deve far paura, la macchina deve essere molto sicura, e tutti questi concetti poi sono diventati i concetti che ispirano anche oggi le nostre macchine. Diciamo che non è che sono mai stato un grandissimo appassionato di gare di Formula 1. Contrariamente sarei andato a lavorare in Ferrari di Formula 1 già nell'82, nell'83 che avevo 27 anni. E diciamo che la Formula 1 mi piace molto come ricerca tecnologica, proprio mi piace la ricerca tecnica. Infatti quando c'è una gara non è che io tifo per una squadra più che per un'altra, forse sì, diciamo, si vince Mercedes, sono AMG, sono felice perché loro hanno creduto in me, perché credo che la loro tecnologia sia veramente straordinaria, ma anche quando vince Ferrari sono contento perché rappresenta Italia, rappresenta la nostra bandiera per quanto riguarda lo sport e le tecnologie, perciò sono molto felici. Però diciamo che lo vedo più come un lavoro di grande ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, e questo è veramente interessante. Ma io penso che l'elettrificazione è interessante per le macchine che girano in città, macchine piccoline con poca potenza. Nelle città c'è un'alta concentrazione demografica, perciò avere un ambiente più pulito possibile, anche se l'automobile non è l'unica causa che inquina l'ambiente, comunque penso che sia interessante. Al momento purtroppo il 90% dell'energia ancora viene prodotto con delle fonti che sono inquinanti, il petrolio, il carbone, il gas, eccetera, perciò non possiamo dire che una macchina elettrica vada a salvare il pianeta. Noi stiamo lavorando, abbiamo un team che abbiamo creato nel 2018, stiamo lavorando e portando avanti un bellissimo programma anche per fare una macchina elettrica. Nessun cliente ci ha mai chiesto una macchina elettrica in questi 4 anni, nessun dealer ci ha mai chiesto una macchina elettrica. Tuttora io credo che sia importante lavorare, e credere in quello che uno fa, farlo con passione, farlo con entusiasmo. Se vi devo dire che la nostra macchina elettrica, piuttosto che una macchina elettrica di una qualsiasi altra macchina modenese, fabbrica modenese, sarà la salvazione del pianeta, sarebbe veramente demagogico poter dire questo. Pensiamo che una Pagani fa circa 2000 km all'anno, credo che le Ferrari 12 cilindri ne facciano 6.000 e probabilmente gli 8 cilindri ne facciano 8-9.000 km all'anno, perciò un numero molto limitato di chilometri. Perciò pensare che la Motor Valley sia un problema per il pianeta non credo che lo sia, onestamente. In ogni modo credo che in questa area, nell'area della Motor Valley, ci siano tutte le competenze per poter fare una macchina elettrica. Già Ferrari sta facendo una macchina ibrida che è straordinaria, perciò noi abbiamo la tecnologia dell'ibrido con il nostro partner AMG, perciò non vedo questo un grande problema, ma penso che ancora, almeno per quello che è quello che ci viene trasmesso dai clienti, credo che ancora, se i clienti potessero avere solo un motore aspirato, preferirebbero quello. Almeno questo è quello che succede nelle sfera, nelle sfere Pagani, nel mondo Pagani. Non è facile, perché diciamo che ogni macchina è un vestito su misura, ogni cliente veramente
partecipa, la maggior parte partecipa molto alla creazione della propria macchina, non è una macchina generica, no? Sono tutti vestiti su misura, perciò ognuna racconta una storia. Forse, diciamo, penso, non so, quando Benny Caiola ci aveva chiesto di fare la macchina che avesse i colori dei suoi capelli e poi alla fine la battuta: se non ci riesco a farla ti do 1 chilo di vernice e ti pitturi i capelli. Insomma, delle volte sono legate a momenti così, però in realtà cioè, noi ci impegniamo tanto, tutta la squadra si impegna tanto e devo dire che ci mettiamo veramente tutto l'amore, tutta la passione, e io mi auguro che il cliente possa, diciamo, anche sentire questo. Allora, mi succede la stessa cosa che con la Formula 1. Guardo una partita di calcio con curiosità, in Italia vado a vedere spesso l'Inter e mi godo molto la partita osservando le persone, cerco di vivere la passione sia di una squadra che dall'altra, dei tifosi di una squadra e dall'altra, ma non è che ho una preferenza in particolare. Quello che mia nonna mi diceva sempre che vinca il migliore, no? E allora, certo, si gioca a Polonia con l'Argentina, certamente che tifo per l'Argentina. Il problema grosso è quando gioca Italia con l'Argentina e lì mi mette veramente in difficoltà, perciò lì utilizzo praticamente 100% la frase di mia nonna. Già il suono dei motori AMG è abbastanza buono, perciò nelle diverse frequenze, nelle diverse melodie. Comunque, mi piace la musica in generale, sto sempre ascoltando la musica, la uso per isolarmi e creare, e non mi piace solo un genere musicale, perciò ne seguo diversi a secondo lo stato d'animo, però non so, James Taylor, i Beatles li ascolto sempre, Christopher Cross, poi John Legend, poi la musica italiana, Baglioni, Renato Zero, e poi mi piace tantissimo la musica latinoamericana e mi piace tantissimo anche il tango. Casa mia, la casa col mio lago, con i miei cani, non pretendo di più. Da lì parto, in 10 minuti a piedi sono qui e in bicicletta sono qua, 40 minuti a piedi arrivo qui e questi sono i miei posti preferiti. La mia vecchia casa che ho fatto con tanta fatica, col suo piccolo giardino, e la mia casa a Milano che amo perché lì ci passava Leonardo davanti, allora quando sono al balcone e guardo, diciamo, questo mi stimola. Non ho, diciamo, amo Italia, però mi accontento di quello che ho. Allora, cosa posso dire agli appassionati e agli amici polacchi? Abbiamo dei clienti polacchi anche negli Stati Uniti, gente che dopo la guerra è andata in America e con cui abbiamo veramente un rapporto molto forte, molto stretto. Ho sempre avuto un grande rispetto per la Polonia, anche quando ero un ragazzo, perché la Polonia ha sempre avuto un'enorme tradizione per quanto riguarda le industrie, per quanto riguarda le lavorazioni di precisione, perciò per me c'era la Germania e la Polonia e credo che adesso tutto quello, diciamo, si stia fortemente riprendendo. Infatti anche i miei clienti polacchi, americani, sono dentro le tecnologie, fanno lavorazione del titanio o delle lavorazioni molto particolari, perciò c'è una forte conoscenza nel mondo tecnico e poi c'è questo calore, c'è questa passione, no? Sono molto latino, non è latino, no? Comunque sembrano, la passione è una passione molto latina, molto contagiosa, molto bella. Non sono mai stato in Polonia perché il nostro dealer
adesso stiamo aprendo la concessionaria Pagani, non mi ha mai invitato, io spero che mi inviti a venire lì, perché anche le donne sono molto belle, perciò mi piacerebbe vedere queste bellissime donne polacche, però come non mi invita non vengo, perciò adesso speriamo di poter venire. Comunque ho grande stima per voi.